Siamo in corso di Porta Ticinese, queste sono le famosissime colonne di San Lorenzo. Ma prima di parlarvi delle colonne e della basilica, vi voglio portare in un posto proprio qui vicino, verso la mia destra, e vi farò vedere una cosa molto interessante. Ma prima di continuare con questo video vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, mettere un bel like sotto il video e scrivete un commento sotto il video, io sicuramente vi risponderò. Qui siamo in via Gian Giacomo Mora, e proprio qua c'è un monumento, c'è una scultura che rappresenta l'incavo, o meglio lo stampo di una colonna a negativo, e questa colonna è stata eretta in questo punto perché era l'abitazione di Gian Giacomo Mora, che è stato giustiziato per essere un untore di peste. Ovviamente veniva considerato un untore di peste. Potete trovare un video che parla di Gian Giacomo Mora sul mio canale YouTube, si chiama La colonna infame, e potete anche leggere un romanzo di Manzoni, l'appendice ai Promessi Sposi, che si intitola appunto La colonna infame. Ecco, quando il Mora è stato accusato di essere un untore, è stato giustiziato e è stata abbattuta la sua casa, e al suo posto è stata eretta questa colonna, la colonna infame. Inoltre è stata messa una lapide, una lastra. La colonna non esiste più, mentre invece la lapide è ancora presente al Castello Sforzesco, esattamente nel porticato degli elefanti. Poi vi metto qui anche una foto o un video di dove si trova. Torniamo ora alle colonne prima di visitare la basilica. Queste molto probabilmente non erano posizionate qui e facevano parte di un tempio romano. O forse dell'antica arena che è poco distante da qui, di cui però rimangono solo alcuni resti e che è in via di riqualificazione. Qui un tempo vi era un tempio costruito attorno al IV secolo d.C. dall'imperatore Massimiano, dedicato ad Ercole, questo tempio. O forse ve n'era uno ancora più antico dedicato a Omigos. Omigos era la controparte di Ercole per i Celti. Questo tempio bruciò, ovviamente non bruciò da solo, fu bruciato dai cristiani che lo consideravano una stanza dei demoni, praticamente di idoli diabolici. I cristiani in effetti non vedevano le altre religioni con molta simpatia e spesso facevano loro quello che a loro era stato fatto. Su questi resti fu costruita la basilica, al tempo denominata Basilica Palatina. Secondo il Beauvoisin della Riva e Galvano Fiamma, di cui ho parlato spesso nei miei video, la chiesa fu invece un tempio ariano, ma non poteva esserlo dato che la costruzione è successiva alla morte di Sant'Ambrogio, che gli ariani li aveva fatti sparire tutti da Milano. Per chi non lo sapesse, l'arianesimo è una disciplina cristiana che metteva in dubbio la ricchezza e il potere ecclesiastico, oltre a considerare Gesù come una personalità divina, sì, ma non unicamente un'estensione di Dio sulla terra. Non è proprio così, però è un po' difficile spiegare tutto in modo abbastanza chiaro, anche perché è difficile capirlo. Ecco, guardando verso la basilica sulla vostra destra vedete una porta. Questa è Porta Cica, anche porta ticinese, anche Porta Cica, ed è una porta medievale, anche se bisogna dire che è stata ricostruita. I due archi laterali, ad esempio, non esistevano, c'era solo quello centrale, ed era molto più spartana, era molto meno medievale quando era originale rispetto adesso. È stata ricostruita, è stata anche ridisegnata la forma. Questa non è quella originale. Passiamo ora alla piazza. Questa piazza in realtà non ha un nome. Qui c'è la statua di Costantino, che è una riproduzione di quella originale che c'è a Roma. Questa piazza non ha un nome semplicemente perché prima qui c'erano dei palazzi. Questi palazzi, leggo perché non mi ricordo le date, furono demoliti solo nel 1935, perché fino al 1935 erano ancora qui. Nel 1937 fu invece posta la statua di Costantino e furono spostati i binari all'interno della piazza. Adesso sono invece stati rispostati nuovamente
nel vecchio tracciato. La facciata ovviamente non è molto visibile oggi, dato che ci sono dei lavori in corso. Andiamo dentro a vedere la chiesa com'è. Ovviamente in chiesa farò silenzio, non parlerò. Ecco, qui siamo in via Pioppette e praticamente siamo molto vicini alla Basilica di San Lorenzo, e dietro di me c'è Piazzale Vetra, di cui poi vi parlerò. Proprio qui in questo punto c'era quello che veniva chiamato il Ponte dei Sospiri. Era un piccolo ponte in legno sul Naviglio. Il Naviglio era proprio qui, proprio dietro di me, e là in fondo invece sulla mia destra passava anche il Nirone, che era un piccolo fiumiciattolo. Come potete notare, alle mie spalle c'è la Basilica di San Lorenzo e proprio qui c'era appunto questo ponticello. Il ponticello veniva utilizzato per portare le persone al patibolo e per questo veniva chiamato il Ponte dei Sospiri. Ecco, alle mie spalle potete vedere una colonna. Questa colonna è dedicata era stata dedicata inizialmente a Santa Croce, poi venne in seguito dedicata a San Lazzaro. Questa colonna, secondo me la colonna diciamo originale è ancora dentro, è stata ingabbiata, un po' come è successo per la colonna al Verziere. Beh, questa colonna è stata messa qua in ricordo delle persone che sono state giustiziate nel patibolo. Infatti il patibolo era proprio qui alle mie spalle. Potete vedere, qui c'era il patibolo dove venivano bruciate e giustiziate streghe, eretici e a volte anche qualche malvivente, ma di rado, erano più eretici e streghe. Purtroppo non ci sono rappresentazioni o immagini della colonna antecedente a questa, perciò questa è l'unica che vi possiamo mostrare. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine, vi ringrazio davvero, e se volete, come ho detto prima, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è molto importante per me, lo ribadisco, e scrivete un commento, io vi rispondo. Poi ovviamente potete scrivere quello che volete, se avete nuove notizie o informazioni, anzi se volete magari darmi anche qualche consiglio sul prossimo argomento di cui parlare su Milano Misteriosa, sono contento di ascoltare qualsiasi altro, diciamo, qualsiasi parere. Ciao e grazie.